Bene, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, amici, amiche, amic ed ovviamente anche ai nemici dell'emiciclo, sempre meno, sempre di più, non si capisce. E benvenuti a quest'altro aggiornamento live dall'aula magna itinerante dell'emiciclo. Oggi è il 7 agosto e come ogni mattina, o meglio tarda mattinata, alle 13 ci vediamo sul nostro canale per ragionare assieme di analisi ciclica armonica su Bitcoin utilizzando gli strumenti dell'analisi ciclica armonica, utilizzando il nostro software Emiciclo. Partiamo dal Cosmo, cioè dalla plancia sulla quale voi potete switchare le varie parti, i vari pezzi di questa app. Parto dalla notizia che interesserà ai più partecipanti del torneo Wix. Oggi dovreste ricevere a breve il pagamento dei premi di luglio, della vostra partecipazione di luglio al torneo. I premi li trovate nella sezione Prize. Se andate sul vostro personale calendario, vedete la vostra posizione in ognuna delle giornate, quelle nelle quali avete vinto qualcosa sono contrassegnate da un badge colorato e qui avete il dettaglio. Presto verranno pagati i vostri premi, nello specifico io di quelli messi in palio per il mese di luglio ho in attesa $1090 di pagamento dal nostro caro Wix. Ognuno di voi ha il proprio. Oggi il primo in classifica è eh, il buon direttore con 7 punti, seguito da Goblin e da Arthur. Complimenti, vediamo, la giornata è ancora lunga, manca ancora più di metà della giornata. Per quanto riguarda Maestro, invece, la classifica vede al primo posto Horus con il direttore a 26 punti e poi subito dopo Arthur. Complimenti, complimenti. Vi ricordo 16.000, quasi $17.000 siamo arrivati per il montepremi del mese, dell'anno di maestro, più tutti i premi mensili che si accumulano e poi vengono distribuiti alla fine del campionato. Va bene, torniamo sul nostro Cosmo perché in realtà io volevo mostrarvi l'assemblea dove trovate adesso, avete ancora 40 minuti per votare in basso il nono maglione aggiornato e come sapete adesso le routine quotidiane e le supposte devono anzi essere guardate dal nostro player. Una cosa che ho aggiunto sono le traduzioni. Troverete nel momento in cui si vanno a formare, ci vuole del tempo perché si formino comunque diverse lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, cinese, arabo, giapponese, tutte traduzioni che potete attivare come sottotitolo, per ora solo sottotitolo, del video che state osservando. Va bene, detto questo, ieri ci siamo posizionati long, quindi andiamo ad aprire il nostro caro CS per il trade numero 120, che come sapete è un trade del quale stiamo sostanzialmente cercando di seguire lo sviluppo da diverse settimane, sicuramente tutta la settimana in corso, ma anche parte della precedente. Sulla base di cosa? Mi dispiace che voi che avete seguito ogni giorno continuate a dovermi sentire ripetere sostanzialmente sempre la stessa cosa, ma è importante farlo. Penso sia utile, molto utile anche per voi, quindi lo faccio ulteriormente anche oggi. Mettiamo il nostro autoanalyzer e il nostro medie cicliche emiciclo sui time frame che vogliamo osservare. Nello specifico ci sono due time frame da osservare, il 6 ore e il 3 ore per quello che riguarda le durate dominali. Poi magari, visto che dovremmo ripetere sempre le stesse cose, potremmo farci un giro sulle durate dinamiche. Ma partiamo da quelle nominali. La prima e più importante delle informazioni è sicuramente quella per la quale sul 3 ore il T più 3 inverso, eccolo qui,
arriverà arriverà a fare il cross su per la partenza del nuovo T+3 tra 21 ore. Ora ragazzi lo vedete esattamente qui il concetto, cioè qui stiamo esattamente osservando quello di cui abbiamo parlato per settimane. Non c'è un'altra cosa qui, non si può leggere diversamente questo, ok? Non c'è modo di avere un'interpretazione o immaginare che a questo si sia arrivato per caso. È esattamente il riflesso di ciò di cui abbiamo parlato, cioè il prezzo aveva previsto un ipotetico top di T+3 inverso, la media ciclica aveva dato come possibile top area di inversione del T+3 inverso il 23 luglio alle 8. Il segnale che conferma il T+3 inverso arriva col cross delle medie cicliche quando entrambe crossano sopra la coda in quel punto. Per confermarlo, il prezzo rimane sotto la coda e ci rimbalza, per inibirlo corre prima o durante l'evento. Cosa stiamo osservando? Il prezzo è sopra la coda, sta correndo verso l'alto, l'obiettivo è inibirlo e creare quella derivata, quel movimento fionda che magari darà anche per un breve periodo, per qualche candela, per qualche periodo, una decina di candele, da 3 ore magari darà l'opportunità alle due medie cicliche di confermare questo cross, ma sarà molto breve se la fionda si sta applicando, perché le due medie in realtà poi andranno a fare questo tipo di meccanismo, cioè la veloce supererà la lenta, ma poi dopo poco ci tornerà sopra e si riallargheranno per trovare di nuovo fra loro una distanza. Ormai voi questa roba la conoscete, ne abbiamo parlato e riparlato, quindi siamo proprio in quel momento, siamo proprio, come dicevamo ormai da una settimana, in quel momento lì, siamo in quella fase lì. E che cosa può andare diversamente? Cosa che può cambiare le carte in tavola? Beh, l'unica cosa che può cambiare questa visione, cioè quindi diciamo, lo scenario opposto alla corsa del prezzo per inibire questo evento, è che il prezzo sta semplicemente facendo un ultimissimo top ora in diretta mentre stiamo parlando. Adesso chiude che cosa? Il settimanale inverso probabilmente, chiude un settimanale inverso che ha già fatto, scusatemi, il bisettimanale inverso, che ha fatto primo settimanale e secondo o piuttosto 3T-1 inversi, chiude proprio sul picco adesso, a breve, perché gli sono rimaste 20 ore, 21 ore, chiude con questa candela il top della struttura, touché di F+ inverso, spinta giù. Questa è l'unica alternativa che deve applicarsi, deve avvenire adesso questa cosa, mentre stiamo parlando, nelle prossime 2 ore. Anche e soprattutto perché, e ripeto, io non sto parlando da veggente, non sto parlando sull'onda della mia capacità di interpretare la cosa. Non c'è niente da interpretare. Non pensate che sia una capacità questa, se non di deduzione, osservando strumenti che sono palesi davanti ai vostri occhi, anche a voi. Ulteriore motivo qui di, diciamo, interesse per il nostro movimento è il fatto che F+4, cioè la FLD del semestrale, è esattamente sopra la nostra testa. In questo istante, buongiorno Zero Price, siamo in questo momento nel punto più interessante possibile per immaginare in corso il cross del T+4 inverso. Quindi o noi stiamo in diretta osservando il top finale
prima della spintona al ribasso, sta avvenendo adesso, ripeto, abbiamo meno di 20 ore prima del cross delle medie cicliche, oppure diciamo, lo scenario è quello che ci siamo detti, le medie cicliche del T più 3 inverso qui stanno trovando resistenza, diciamo, si verranno inibite perché dalla minima è partito un mensile, il mensile sta facendo il primo touché e via. È assolutamente evidente e ovvio a tutti che stiamo trovando il rimbalzo sia sulla coda di F più 4 sia sulla coda di F più 3. Non ci sono alternative, ok? Tra l'altro siamo probabilmente su una chiusura di T-5 inverso e questa potrebbe essere, ripeto, l'ultima spiaggia per invertire. Eccola qua. Eccola là. Mm. Il nostro long rimane, io credo, la strada maestra. Rimane la strada maestra. Il modo col quale abbiamo spinto dalla coda di F più 3 rimbalzandoci sopra è assolutamente coerente con le nostre aspettative. Vi ripeto, per quello che mi riguarda, o è questa, proprio questa candela qui nella quale ci troviamo adesso, l'ultima candela che chiude definitivamente la struttura dell'inverso e la chiude probabilmente con questo T-2 inverso A, T-2 inverso B e T-2 inverso C. Chiude questo settimanale inverso, chiude il T più 1 inverso, ruota, ruota e gira come la capa. Ed è fondamentalmente l'ultima spiaggia. In caso contrario si sale, si sale, si sale e si sale. Senza se e senza ma. E si sale probabilmente fino al nostro target, che può tranquillamente essere il livello maglione successivo. Considerate dove siamo appena arrivati. Siamo arrivati sul TDF. Punto importantissimo. TDF, guardate. TDF. Il trade si è già fatto 0,8, non è niente in confronto a quello che stiamo andando a cercare, un più 5. Quindi ora questo ostacolo del TDF è un ostacolo grosso. E probabilmente l'ultimo baluardo. Superatolo, la prospettiva di proseguire il rialzo e aggiornare i massimi è coerente, è concreta, e la prospettiva è quasi sicuramente quella di arrivare sui massimi del 21, quindi almeno altri 2-3 punti percentuali di salita, perché appunto non staremmo lanciando nessun T più 3 inverso e siamo pronti a risalire. Lo ripeto per l'ultima volta, l'alternativa è che invece il T più 3 inverso è partito, stiamo chiudendo questo T più 1 inverso con un bellissimo, bellissimo BC in atto, in corso, in live adesso, questo BC, questo è BC, ok? Del primo T più 1, questo è il BC del primo T più 1, vi mostro anche la FLD, guardate com'è perfetto, e qui il prezzo ribalza e spinge giù.
Ci siete? Voi che siete qui, state seguendo da giorni ormai questa vicenda, siete quelli sul pezzo, siete quelli che fra uno spritz e un bagno in piscina stanno ragionando con me a voce alta della faccenda. Spero vi sia chiara la situazione, perché a me sembra abbastanza pulita e anche gestibile. Come lo sapete? Da una parte dovete aspettarvi il segnale che vi lancia un nuovo TP1 inverso, dall'altra siamo già long. Quindi sostanzialmente dovete solo decidere dove mettere lo stop. Probabilmente a BE. Ma non converrebbe metterlo esattamente quando si verifica la condizione della partenza di un T-1, di un TP1 inverso, quindi Senz'altro, al sprint del senz'altro. TP1? Però noi diamo per scontato Mi che lui, perdo. noi ci diamo per scontato che lui ci offra un buon ingresso migliore della nostra situazione attuale. Però la verità è che se lui qui stesse facendo T-1 inverso A, T-1 inverso B, T-1 inverso C, chiusura e qui giù spinge come un pazzo e non ci dà nessuna condizione Certo, sì, per perché deve gestirlo. aspettare, deve aspettare un T-1 che è molto lungo. Diciamo che noi in questo momento abbiamo varie possibilità, anzi andiamocele a vedere. Passiamo, passiamo sul T-1, faccio un po' di pulizia, leviamo tutto, lasciamo solo le FLD nominali. Perfetto, levo anche il mix per ora. Voglio solo le FLD nominali e vorrei solo F-1. Ok, eccoci qua. Noi stiamo o in questa storia con T-1 inverso A, T-1 inverso B e T-1 inverso C. Visto che l'ultimo dei T-1 è un po' lungo, è leggermente lungo questo T-1 inverso C, il suggerimento piuttosto credo che sia primo settimanale, secondo settimanale, dove il secondo settimanale è fatto da un T-1 base o corto e poi 1, 2 e 3 T-2. Ok? Quindi sinceramente se uno volesse avere un primo allarme della situazione, dovrebbe andare a vedere quest'ultimo T-2. Quest'ultimo T-2 probabilmente, eccolo qua, è questo. T-4 inverso A, T-4 inverso B, T-4 inverso C. Quindi T-4 corto vuol dire, scusa, T-2 corto vuol dire T-4. Esatto. Se invece prendiamo il T-1 lungo pazzo, Sì, andiamo a T-5 o T-6. esatto. Se prendiamo un T-1 lungo Lungo. pazzo, sarebbe, sì, forse meglio lungo, sarebbe primo e secondo T-3 e poi primo, secondo e terzo T-3. Sono 5 T-3. Voglio vedere un po' se, visto che un po' che non ci ho messo ancora, ci devo tornare a mettere le mani. Voglio vedere un attimo la schematica sicanderiana. Che ci dice? Che ci dice la schematica sicanderiana? Che cosa ci dice? Lui sta parlando. Fatemi levare FLD. Allora, lui qui sta parlando del T+1, torniamo indietro T-2, eccoci qua sul 6 minuti T-3. Io voglio vedere l'inverso. Vediamo se me lo mostra. Allora, ne vede un po' troppi. Vede 1, 2, vede 1, 2, 3, 4. Quindi lui sta ragionando. Poi questa è un'informazione importante. Lui sta ragionando su cosa? Sul fatto che il T-1 inverso
ha chiuso sul picco del 5 agosto. E perché lo pensa? Perché se poi guardiamo dal picco del 5 agosto è partito un T-3 che ha baciato il suo target, e lui che sta dicendo? Sta dicendo A, B, C, ora siamo su D, cioè siamo su un T-1 inverso che è partito e si sta vincolando. Ovviamente lui non sa come andrà il futuro, sta dicendo che pure è coerente che qui ci sia, che non sono strumenti di previsione, però sono strumenti di analisi, è coerente che qui ci sia un T-1 inverso che è partito, ha preso il target, ha preso oltre che il target, il tocco. Vi ricordate ieri che cosa dicevamo? Quando è che ci dobbiamo iniziare a concentrare sul long? Quando il prezzo torna su F-1. Ve lo ricordate? L'abbiamo detto ieri. Abbiamo detto Sì. appena noi torniamo su F-1, poi noi siamo entrati su questo minimo perché era già ottimo. Lui lo ha rifatto un altro ed è tornato su F-1. E di che cosa ci sta parlando questo ritorno su F1? Ci sta parlando di T-1A, perché c'ho sto coloraccio che non si vede. T-1, T-1A che trova il picco al 5 sul T-1 inverso, spinge giù, chiude il T-1 di indice e riparte. E questa è la storia, no? E questa è la nostra storia, quella che abbiamo cercato di seguire e che stiamo seguendo da ieri anche, no? Sui T-1. Ed è coerente la struttura con quello che io ho centrato come un T-1 base fatto da T-2A e T-2B. Ve l'ho anche postato stamane. Quindi mi sembra pulita come struttura rispetto a quello che stiamo osservando. Chiusura di T-1 e ripartenza. Se dovessimo dare un'occhiata alle medie cicliche, questo è il settimanale partito, questo è il T-1. Guardate qui come vira, scende, lancia il T-1 inverso e lo lancia mentre il prezzo è sotto. Vedete? Fatto back in time. Lancia il T-1 inverso mentre il prezzo è sotto la coda. È coerente. Sotto la coda. E ci resta pure un bel po' prima di spingere. Appena ci va sopra, cambia la previsione. Dice il T-1 qui può chiudere su questo minimo e partire uno nuovo, cioè il top del T-1 inverso. Quindi qui ci sarebbe l'opportunità di immaginare che questo sia effettivamente il momento in cui si vincola il T-1 inverso. Ma abbiamo detto, ragazzi, questo livello qui è potentissimo. Qui c'è tutto. C'è tutto quello che ci può rimandare giù e tutto quello che se rompiamo ci può rimandare su. Ma diciamo a sintesi di tutti i livelli possibili, ci basta aprire F+4, eccola qua, e basta così. A sintesi di tutto. Perché non mi... Ci sono cosa al mio T+4? Aspettate. Cosa succede? No,
qualcosa che non va. Caricamento dei dati. Eccolo qua. Devo un attimo controllare. Non mi torna. Comunque qui si vede F più 4. Questa è la più importante delle informazioni che abbiamo a disposizione. Il prezzo in questo momento sta crossando. Non si vede più la diretta, lo sono Non si io. vede più la diretta, scusatemi. Eccomi. Stavo dicendo, in Ok. questo momento... no, neanche qua. Eccolo. In questo momento il prezzo sta crossando F più 4. Al netto di tutti gli altri livelli che noi possiamo immaginare di dover osservare sul momento attuale, questo è senz'altro indubbiamente il più potente. Poi tra l'altro ci permette anche di piazzare un target che è già messo dall'autoanalyzer sui 72.485. Va bene? Non c'è molto da aggiungere, ragazzi. Stiamo parlando di questo evento da giorni ed è il momento. Siamo su quel momento. Perché siamo su quel momento? Perché qui, come al solito, la ciclicità ci pone davanti a quegli scenari che però, come vedete, nel nostro caso non sono 10.000 scenari, sono due. Due. Nel primo stiamo per rompere, crossare e andando alla fine to the 70.000 e nell'altro abbiamo appena dato una craniata sul target che non possiamo superare. Perché non possiamo superarlo? Perché non stiamo lanciando il mensile, non c'è nessun mensile che sta facendo BC o magari non ha la potenza per farlo in quanto dal top precedente sta spingendo un trimestrale. Quel Abbiamo trimestrale, preso, no, prego, scusa, siamo vicini a TDF, ma siamo TDF sotto meno 1 invece dov'è? Che io sono... TDF-1 l'abbiamo già preso da un pezzo, perché l'abbiamo Ah, è lì, preso sì, alla sì, partenza sì, dai sì. minimi. Quindi il T più 1 Quindi l'abbiamo lanciato l'ha toccato, è tornato indietro, e poi l'ha e rirotto poi con l'ha dita ridotto. manuale. Esatto, lanciando. Adesso con TDF dovrebbe fare la stessa cosa. Allora, dipende. Eh, È l'aspettativa, sicuramente. Qual è il concetto? Che noi abbiamo lanciato il T più 1, quindi noi possiamo mettere qui T più 1C. O meglio, possiamo dire questo T più 1 è A o è C. Non sappiamo se questo T più 1 è A o C. Fa la differenza se è A o C, perché se è C, allora noi siamo andati già sul top del trimestrale, che questo è il top del trimestrale, è partito il trimestrale inverso e noi stiamo facendo primo, secondo, terzo, poi magari quarto o poi magari quinto, T più 1. Per chiudere tutto l'amico Fritz, ovvero tutto il trimestrale. Oppure, se adesso noi rompiamo questo target del mensile, cioè TDF, target sul quale in questo momento stiamo craniando, abbiamo chiuso il mensile ed è più importante per noi, non è ciò che abbiamo chiuso, ma è ciò che stiamo lanciando, un nuovo mensile. Ok? Quindi il T più 1 c'è, non si scappa. Quello che non sappiamo è se il T più 1 è il primo o è il terzo. certo.
Allora, se però il T più 3 non ha ancora inverso non ha ancora chiuso, e quindi andrà a chiudere, questo T più 1 rimane sempre dubbio se è A o se C o A, oppure No, cambia. è sicuramente A, è sicuramente il primo di un Sicuramente mensile. A, ok, Certo, ok, ok. Sì, sì, sì. certo, perché sostanzialmente lui si trova nella spinta di un mensile di indice Che porta alla chiusura del trimestre. di Mm. qualcosa dall'altro lato che probabilmente non sarà più un trimestrale, ma probabilmente sarà T più 2 inverso A, T più 2 inverso B, T più 2 inverso C. E che è coerente anche con la rottura di F più 4. Absolutely yes. Perché andiamo prima a chiudere il T più 4 inverso, che è il reciproco del T più 4 di indice. Chiudiamo questo e quando chiuderemo questo saranno tutti to the moon. Saranno tutti to the moon e io vi scriverò sulla la taverna legale di Valdigno. Nessuno fuori di qua si sta aspettando quello che ci aspettiamo noi. Che cosa ci aspettiamo noi? T più 2 inverso A, T più 2 inverso B, T più 2 inverso C, chiusura di semestrale, inverso corto, spada punfete del nuovo semestrale inverso. Che poi magari non aggiorna i minimi, magari non aggiorna i minimi. E magari non lancia un semestrale, lancia un trimestrale, ma vuol dire comunque spada punfete lì sotto, per tornare su F più 3 almeno. Cioè da oggi stiamo già iniziando a parlare di quello che dobbiamo aspettarci intorno a fine agosto. Ok? La composita sul daily ha un'altra idea. La composita sul daily, guardate, dice espressamente il T più 3 inverso ha chiuso e deve scendere giù. E lo dice con un'eleganza, e lo dice con un'eleganza, io dico, notevole, apprezzabile, appetibile, premium. Cosa ci dice? Ci dice questo ciclo molto stabile a 85 giorni sa da chiudere qua, il 15 agosto. 15 agosto, cioè alla fine di questo T più 1. Alla fine di questo T più 1. Cioè noi adesso per questo mix che abbiamo qua, stiamo graniando. Ma l'abbiamo già vista ieri questa cosa. Ci sono varie composite che insistono sul quadro ciclico e hanno un po' tutte no, l'assemblea. Motivo di dire la loro. Aspettiamo che carichi tutte. Eccolo qua. Guardate quanta fase abbiamo qui. Abbiamo T più 2, bottom. Questo T-1, bottom. Questo T, bottom. Questo T-1 no, a 4 giorni. Vuole un minimo alle 15. Probabilmente parlano questi due, cioè siamo sul picco di un T-2 inverso. Infatti T-3, T-2 e T-1 corto, diciamo, sono in spinta dall'alto.
insieme anche al T-4, al T-5, al T-6, quindi quelli corti sono un po' tutti in spinta dal top, in inversione, ma quelli, diciamo, medi, quindi dal T al T più 2, e in realtà vedete anche il T più 3, perché il T più 3 ha il minimo qui sul 60 giorni all'11, cioè fra 3 giorni, scusatemi, e sono un po' tutti su un bottom. Poi c'è questo sul daily che abbiamo visto prima, 85 periodi, che vuole la chiusura verso fine agosto. Va Il bene. T più 3 verso fine agosto, giusto? Sì, Era? questo T più 3 lungo che cioè da 80 periodi abbiamo visto, che vorrebbe la Sì. chiusura con l'ultimo T più 1. Se guardiamo al volo, Ecco, però scusami se vorrei rimanere un attimo sulle composite. Le composite ci stanno dicendo che ci sarà un piccolo top adesso, ma poi si andrà giù. Quindi nessuna composite ci sta dicendo che il team più 3 inverso non è ancora chiuso o da che parte tu lo vedi? allora, la composita che ci parla del T più 3 è questa del daily, e anche in realtà quella del 12 ore. Quella E del ci daily però dicono è un po' che che deve ancora chiudere. il T più Deve, 3, non inverso, di indice, L'indice deve però ancora significa chiudere. quindi che noi il picco del T più 3 inverso l'abbiamo già fatto. E perché è indietro rispetto al momento, al present. Esatto, è Esatto. questo qui. L'abbiamo già fatto, sì. Quindi da questo Quindi, picco che sta al 5 agosto abbiamo spinto al 21 luglio, scusatemi, abbiamo spinto per andare a formare il primo quarto del trimestrale inverso, che adesso va a fare la spinta dopo il BC e va al suo picco. Il suo picco è il minimo del trimestrale. ok, quindi in questa, le composite cioè scusa, scusi il termine, vabbè, sì, no, le composite Sì, sì, del T questi più sono i 3 di principi questi due dominanti. danno questa informazione, mentre quella del T-2, peraltro però che ha uno score piuttosto basso, ovvero più o meno uguale a quello del T più 3 da 59 giorni, ci dice invece che ci aspettiamo, e però ci aspettiamo un top, ma comunque dopo il minimo dei due T Esatto, più 3 però, che viene però prima, fai quindi questo è comunque dopo. ragionamento, fai questo ragionamento. Le composite del daily e del 12 ore non sono delle composite che noi dobbiamo valutare diversamente da come valuteremmo una composita sull'un minuto, cioè mi spiego. Se su un ciclo a 10 ore e noi quindi lo osserviamo su un time frame da un minuto o da 90 secondi su un'ora, a noi mancano 10 barre, 10 periodi per arrivare su un minimo, noi non ci sconvolgiamo nel dire, vabbè, mancano 10 minuti al punto nel quale lui ha pensato la chiusura di questo T-5, siamo in un momento, in un range di grazia, dove più 10, meno 10 rientra all'interno di un possibile bottom. Qui tu devi fare lo stesso ragionamento. Col T più 3, sostanzialmente lui ti sta dicendo che se fosse un T più 3 corto, quello da T più 3 da 99. 60 periodi, questo qui su 12 ore, noi saremmo praticamente a 3 giorni, a 3 barre, 4 barre dal minimo, Mhm. che significherebbe in buona sostanza che noi non stiamo ragionando qui su un T più 3 corto che sta partendo, stiamo ragionando sul primo mensile che ha chiuso e spinge, considerando anche il fatto che, per esempio, la nostra centratura non prevede che ci sia, ora non me lo vedete se aprite, se lo aprissi, però la nostra centratura non prevede che ci sia in quel caso un trimestrale, cioè non c'è affatto proprio, non c'è proprio quel trimestrale inverso, che lui qui ci sta suggerendo aver fatto il picco ed essere pronto a scendere. E nel caso in cui non ci fosse, Sì.
in qualche modo lo score delle composite mi può aiutare a capire, Sì, cioè è possibile che abbiamo un T+3 con uno score molto alto che non esiste? il problema è che noi valutiamo i cicli dandogli questo nome che li rende delle scatole chiuse, delle scatole cinesi, differenti una dall'altro per grado. Ed è invece Mm. questa una cosa che non appartiene alla ciclicità, E di cui dovremmo superare. dovremmo superare in qualche modo, e vorrei superarlo. Prima di tutto, lo strumento migliore che aiuta a fare il passo in avanti è questo, Computing Composites. Cioè, quando noi vediamo tutte le composite assieme e dobbiamo riuscire a fare una sintesi di tutto questo con E tutte le infatti lo sto varie... guardando tanto in questo periodo, Questo però è il vero passaggio, qua si fa proprio... faccio fatica a dargli un'interpretazione perché comunque Eh, hai detto una cosa importante, ragiono a scatole. Allora se c'è il T+3 non c'è, non devi vedere un T+3 con uno score da 91, lo devi vedere da, che ne so, 70. io Invece come no. sono nella tua stessa situazione, cioè nel senso io guardo questo e lo guardo con i tuoi stessi occhi. Non ho mai guardato io questa roba fino a quando non ho costruito lo strumento. Siamo i primi a guardare questa roba in questo modo e spero di riuscire poi a dare anche un modo matematicamente valido per sintetizzare tutto questo in un'unica composita. Però è tutto un Che è altro... quella che sarebbe quella dominante effettivamente Sì. che sta rappresentando e che diciamo va oltre la classificazione nominale. Sì, lì poi andiamo a dire proprio nel mondo Sì, della dinamica totale, cioè non la abbiamo dinamica. più gradi ciclici. Quello Sì. che ciclo è, non è un ciclo, quello è il ciclo, quello è il È prezzo. il ciclo, esatto, è lui che in quel momento si sta sviluppando con quell'andamento sinusoidale, con una diciamo, distanza tra picchi e valli ed è È il quello. tentativo di sommarli tutti assieme e fare, è una cosa che però deve essere valida sotto diversi aspetti, non è così semplice. No, no, anzi, ma già non è semplice arrivare qui, Certo. figuriamoci poi a fare quella sintesi ulteriore. Però passo alla volta, un passo alla volta ci riusciamo. Quindi, eh, questo guarda, sì, fai bene a guardartelo, cioè fai bene ad abituarti a questa visione. Fai bene, magari anche iniziare a fare dei cambi di analisi. Ecco, un'altra cosa, ecco, cos'è che è meglio guardare e se cambio quali sono le differenze da cercare tra Eh, legacy? allora, la cosa comoda, secondo me, qui, una volta che uno cambia il tipo di analisi, è poter aprire il ciclo stesso e guardare la fase dei suoi sottocicli, delle sue armoniche. Cioè Ok. tu puoi guardare a tua volta quante delle armoniche che costruiscono questo legacy sono attualmente in una fase. E per esempio, in questo caso sul T più 5, sul 2D, siamo quasi su tutte in una fase discendente, tranne che per questo ciclo, che sarebbe il trimestrale, no? 33 barre sul 2 giorni, sostanzialmente parliamo del trimestrale. E, ci sono dei modi, secondo me, utili per dare anche a altri tipi di analisi, diciamo, un senso. È più complesso, diciamo che per iniziare, secondo me, per un bel 6 mesi, la cosa migliore da fare è guardare le dominanti. Però se diciamo, un certo spicchio del tempo che dedicate a questo strumento voi lo spendete sul legacy, concentrandovi magari su un determinato ciclo, osservando le fasi, secondo me non fate male. Vi abituate a guardare anche quello. Lo faccio ogni volta che apro lo strumento, mi vado a Abbi selezionare. pazienza, una cosa, il legacy significa, rispetto al dominante mi è chiaro, il legacy cos'è che fa di Il differente? legacy mette una composta qui sopra, che è sostanzialmente la somma del dominante, che è questo, Dai 1. dominanti dei sottocicli. Ok. Esatto, sopra hai il doppio, sotto hai il mezzo e sotto ancora hai il quarto. Quindi qui Sommando queste cose. avresti un T, che è il dominante,
questo è il T in arancione, è dominante con la stellina, sopra hai 1, quello che è 1. la sua armonica, che è il T più 1, sotto hai la sua metà, che è il T meno 1, e sotto hai il T meno 2. Quindi hai T È meno una 2. somma Sì, matematica sì. che Dove viene fa la fatta. trasformata di Fourier fra tutti questi segnali. Ok, ok. E quindi poi A seconda di come le comp- di come le fasi coincidono, in questo caso vedi abbiamo solo il dominante in una fase rialzista. Il dominante in una fase rialzista. Il T-2 sta arrivando, non è ancora arrivato, arriverà alle 18. No, scusami, ho detto male, sono tutti in una fase rialzista. Tutti devono ancora arrivare sul picco. Però, per esempio, questo T più 1 è molto vicino al picco, cioè arriverà alle 2 di questa notte. E infatti per Ok, lui c'è un picco intorno alla giornata di dopodomani, il 9 agosto, perché sostanzialmente lui dice la somma di tutti questi cicli che costruiscono la composita, sono la trasformata di Fourier, si sommano i vari segnali, le varie DFT, l'estrapolazione dei vari segnali, si sommano e quello che esce fuori è lui. e quindi guardare Legacy è sicuramente un Certo, pochino Legacy più è quello che noi utilizziamo di preciso più. perché esatto, infatti, quindi io vorrei provare a continuare a guardare Legacy, Sì, 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 Legacy è però super. esplodere ogni ciclo nelle sue composite, cioè nelle sue Diciamo che onde e poi vedere. Sì, sì. qui tu lo vedi molto comodo perché li vedi uno sotto l'altro. Sul grafico puoi fare la stessa cosa, è un po' meno, diciamo, intuitivo, perché se tu metti Legacy e accendi questo pannello in basso a destra, tu vedresti, continui a vedere la composita con tutti, che si chiama composita perché hai unito, hai sommato le varie armoniche più il Sì, sì. dominante. Quindi il dominante è questo tratteggiato giallo, l'armonica più 1 è questa, blu, e l'accendi. E potresti anche da qui vedere la fase in cui si trova. No, l'ho già fatto questo, cioè, Questo è le accendi tutte, le vedi. esatto, è più complicato guardare la fase qui oggettivamente, è più complicato, forse bisogna semplicemente togliere tutto, ecco. Si vede anche qui, non è che non si segua, però oggettivamente è più comodo osservarlo, secondo me è molto più comodo osservarlo sul quadro ciclico, perché te le mette separate su delle linee diverse di visuale, una sotto l'altra, invece che una sull'altra, e quindi tu vedi chi sta su un bottom e sta partendo, chi sta su un top e sta per scendere. Diciamo, potrei farlo anche un po' più grosso questo pannello, in realtà, un po' piccolo, un po' Sì. sacrificato. Ok? Io troppo mi devo staccare, quindi poi guarderò la fine, la continuazione e la No, supposta. vabbè, ma credo che ci manchi solo quella. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Anzi, la faccio tosto. Ti saluto, grazie, Dai, veramente grazie a molto te per le importante. domande. Ciao, 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 buona ciao, ciao. giornata. Allora, facciamoci la supposta, sempre che non abbiate anche altre domande. Aspettate che adesso apro. No, buongiorno Horus. E allora andiamo di supposta. Andiamo di supposta.